Hola, siamo arrivati a Siviglia. Bloccati all'interno di una processione. Abbiamo un appuntamento importante. Eccoci arrivati a Siviglia, raggiunta proprio nel momento clou della Settimana Santa. Dopo aver visitato Ronda, Setenil, Malaga, Granada e Cordoba, raggiungiamo una Siviglia assolata e affollata. Il nostro viaggio di 1000 km in Andalusia continua proprio con la sua capitale. Quali sorprese ci aspetteranno? Siamo arrivati al cospetto di una delle più grandi basiliche, di una delle più grandi cattedrali in realtà del mondo, la cattedrale gotica di Siviglia. Anche questa è stata costruita sulle rovine di una moschea musulmana e il suo campanile infatti è stato realizzato sulla base di un minareto, del preesistente minareto, quindi non ha avuto, diciamo, la stessa sorte della Mechita di Cordova. Qui è interamente una cattedrale gotica, insomma, quindi solo la pianta, la struttura, lo stesso giardino degli aranci, l'unica traccia, diciamo, delle origini moresche. È imponente, bella imponente. È imponente e poi è famosa perché all'interno c'è la tomba, si dice, di Cristoforo Colombo. Abbiamo prenotato la visita all'Alcazar per domani mattina. In verità ce l'abbiamo anche nel pomeriggio, però potrebbe piovere, anzi è prevista pioggia. E visto che l'Alcazar è bello, c'è tutto il giardino, ci sono tutti i giardini interni, è meglio farli col sole, domani mattina dovrebbe essere ancora bello. Aie! Non guardare, resta ferma. Ballerina di Siviglia. E anche qui stanno facendo i preparativi per la Settimana Santa, come in tutti gli altri paesi che abbiamo visitato fino ad ora. Eh sì, è decisamente molto sentita. E anche qui tutte le finestre sono stesi dei teli rossi, forse per indicare la passione, ma non quella passione, quell'altra, quella di Cristo. Anzi, è strano perché comunque dovrebbero essere viola, cioè in Italia i paramenti sono tutti viola, qui invece sono tutti rossi. E ora mangiamo un pescato misto frito. Abbiamo trovato questa tipo pescheria qui al volo, avevamo fame, quindi proviamo. Ah, qua ci sono anche peperoni in mezzo, Com'è? Cipolla. Va bene. Bello caldo. Buono. Non è durato molto, abbiamo già quasi finito, buonissimo proprio. E ora con la pancia piena continuiamo il giro di Siviglia. Personaggi inquietanti in giro per Siviglia. Eccone un altro. Si stanno preparando per uscire, quindi ogni cappella, ogni chiesa ha il proprio carro, io lo chiamo carro, sembra quasi una cosa di carnevale, però ha la propria struttura da portare in processione. Ho già detto che fa caldo. Ora stiamo andando verso Piazza di Spagna. Questo è il parco che porta alla piazza e non so se l'ho detto, ma fa un caldo assurdo. C'è tanta di quella gente. No, aspetta. Non so se ce la faremo. No, magari torniamo domani che è lunedì. Sì. Siamo bloccatissimi. Fa caldo. Wow, quanta gente. E poi
era curioso perché c'erano tutti quanti bambini sul lato della strada che tendevano la mano come ad aspettare qualcosa, e i vari personaggi, quelli con il cappuccio bianco, gli lasciavano le caramelle, e vedevi tutti questi bambini contenti per le caramelle, a parte qualcuno che gli lasciava il santino e in quel caso il bambino lo prendeva e lo dava direttamente alla mamma subito e ristendeva il braccio. Pausa gelato, con questo caldo è obbligatorio proprio. Ora ci gustiamo questo gelato, poi dopo torniamo in albergo che ancora dobbiamo fare il check-in e magari ci riposiamo un pochino. Tornati in strada dopo una breve sosta, abbiamo avuto la conferma che le processioni religiose sono una cosa davvero seria a Siviglia. Bloccati all'interno di una processione. Abbiamo un appuntamento importante e ce l'abbiamo fatta. E ora abbiamo un appuntamento per vedere uno spettacolo di flamenco. Siamo alla Casa della Memoria. Siamo appena usciti dallo spettacolo di flamenco, davvero bello, davvero bello, alla Casa della Memoria. I ticket si comprano online, mi sembra, noi abbiamo pagato 18 euro a persona, ma vale davvero la pena se si viene a Siviglia. E ora dobbiamo trovare assolutamente qualcosa da mangiare. È pienissimo, praticamente tutti gli abitanti di Siviglia sono in piazza, sono in giro per strada. È una cosa incredibile. Come ci si può immaginare, non è stato facile trovare un tavolo libero dove mangiare. Alla fine ci siamo imbattuti in un ristorante dove abbiamo assaggiato la coda di toro, piatto tipico molto simile all'ossobuco. La nostra attenzione però era tutta rivolta a quello che succedeva all'esterno. Sono le 10 di sera e ancora c'è una processione che va. Sono le 11 passate. E stiamo cercando di tornare in albergo, ma siamo circondati da processioni e non riusciamo a passare. Questa è una cosa assurda, proprio mai capitata. Ora stiamo cercando tutte le vie più secondarie possibili. La settimana santa di Siviglia è folle, è completamente folle. Oh no, ancora una volta siamo stati bloccati. Forse ce l'abbiamo fatta, abbiamo letteralmente attraversato una processione. Ok, ce l'abbiamo fatta, siamo quasi all'albergo e quindi buonanotte, ci vediamo domani. Ciao! E buongiorno, sono le 9 del mattino e ci stiamo camminando verso la Porta dei Leoni, che è l'ingresso per l'Alcazar di Siviglia, l'ingresso per chi ha fatto già il biglietto, straraccomandato per evitare la coda. Ieri questa piazza era strapiena, bello passeggiare di mattina quando tutti ancora dormono. E siamo entrati nel palazzo. L'Alcazar è un complesso di palazzi davvero affascinante. Costruito sulle rovine di quello musulmano per opera di Pietro I di Castiglia, il palazzo ricorda moltissimo l'Alhambra di Granada. Infatti Pietro era affascinato dall'architettura moresca, a tal punto da ingaggiare artisti musulmani per i lavori. Il risultato finale lascia senza parole. E ora visitiamo i giardini. Anche i giardini del palazzo sono di origine araba e fin dall'inizio hanno subito continue trasformazioni. L'acqua è un elemento sempre presente e anche solo sentirne il rumore dà un senso di freschezza e tranquillità. Attraversiamo il labirinto più basso che abbia mai visto.
e siamo usciti dall'Alcazar. La visita è durata circa un'ora. Prenderò la calamita con la pellina di flamenco. Mi sembra giusto. Comunque l'Andalusia in generale è la meta peggiore per quelli che hanno l'allergia, per gli allergici, perché è pieno di polline, soprattutto di fiori d'arancio in questo periodo. È distruttiva come regione, da portarsi dietro gli antistaminici. Direzione Piazza di Spagna. Piazza di Spagna è famosa per le sue decorazioni di marmo e ceramiche colorate. La sua struttura a forma di ferro di cavallo è rivolta verso le Americhe a simboleggiare l'abbraccio della Spagna verso quelle terre. E siamo riusciti ad arrivare a Piazza di Spagna prima della pioggia. E in questa cornice unica ogni giorno risuonano le note del flamenco cantato e ballato dagli artisti di strada. Abbiamo appena finito di pranzare alla Stablas de Siviglia. Io ho preso un hamburger con prosciutto serrano, uovo, e Alessandra una tortiglia con asparagi. Buono, non si è nemmeno pagato troppo. Ora facciamo un altro giro per le strade di Siviglia, anche perché oggi è l'ultimo giorno a Siviglia, domani si riparte. Questa enorme struttura si chiama la Seta di Siviglia ed è tutta fatta in legno. Di notte è più spettacolare perché ci sono tutte le luci. Si stanno preparando per la processione anche oggi. Eh sì, perché qui la faranno tutta la settimana, praticamente dal primo pomeriggio fino a sera tardi, per tutta la settimana fino a Pasqua. Toda fiesta, toda siesta. Abbiamo cenato, ma sta piovendo, quindi dritto a cercare di tornare in albergo, cercando di prendere meno acqua possibile. Sì, siamo qui in Piazza della Seta. Quanti giorni pioverà a Siviglia? 2, 3 l'anno? Uno l'abbiamo preso noi. Comunque siamo quasi arrivati. Direi che ci vediamo domani. E buongiorno. Ieri sera vi abbiamo lasciato con la pioggia e stamattina vi ritroviamo con la pioggia. Purtroppo sì. Ora prendiamo la macchina, prendiamo la nostra macchinetta e lasciamo Siviglia e andiamo verso Jerez della Frontiera e Cadice. È arrivato il momento di lasciare Siviglia, direzione Oceano Atlantico. Prossima tappa, Cadice. Siamo arrivati a Cadice. Qui c'è il sole. Sembra molto una delle città pugliesi e siccome di mangiare non ci stanchiamo mai,